Buongiorno amici e bentornati su All Time Watches. Una particolare tipologia di segnatempo, che spesso ci riconduce all'orologeria russa, è rappresentata dagli svegliarini. Orologi che presentano una fra le complicazioni più curiose, la funzione di allarme, da impostare a nostra esigenza e che ci avvisi tramite un richiamo sonoro. Un'operazione piuttosto banale, immaginandola oggi con l'evoluzione tecnologica di cui disponiamo, ma che rappresentava una vera sfida per gli ingegneri delle case orologiere di qualche decennio fa. Riuscire a ottenere un suono o quantomeno una sorta di ronzio sufficientemente udibile, prodotto da un complicato sistema di piccolissimi ingranaggi metallici che si muovono alimentati solamente dall'energia rilasciata da una molla di carica, non è affatto un'operazione semplice. Il primo calibro con funzione di sveglia fu la S1475 della Eterna, creato in Svizzera nel 1912. Da lì in poi furono tante le maison che si cimentarono nella produzione di questa tipologia di orologi. Giusto per citarne una, fra le più rappresentative, non possiamo non ricordare la Vulcain, che dal 1947 ha fatto dello svegliarino uno dei suoi prodotti più riconoscibili, il Vulcain Cricket, detto anche l'orologio del presidente, in quanto la Maison aveva la consuetudine di regalarne uno a ogni nuovo presidente degli Stati Uniti affinché lo indossasse nel giorno della propria insediazione. Il Vulcain Cricket è senza ombra di dubbio il più iconico fra gli orologi con questa complicazione. Anche la produzione sovietica si dimostrò molto attiva nella realizzazione dei propri svegliarini, i Signal, produzione che partì nel 1959 presso la prima fabbrica di orologi di Mosca e che continuò dopo il 1964 per più di 4 decenni, prevalentemente a marchio Poliot. Il calibro è il 2612, derivato dalla S1475 di Eterna. Nel 1992 si celebravano i 500 anni dalla scoperta dell'America e l'Unione Sovietica, in un periodo storico di minore tensione rispetto ai precedenti anni della Guerra Fredda e di minore tensione purtroppo anche del caldo periodo storico che stiamo vivendo oggi, commemorò il ricordo dell'impresa compiuta da Cristoforo Colombo con dei modelli di orologi dedicati, i Columbus. La Poliot presentò, oltre a un semplice solotempo, anche un meraviglioso cronografo dal calibro 3133, con una elegante ghiera a cavalieri in perfetto stile marinaresco e una pregevole incisione sul fondello, rappresentante una caravella. E produsse anche questo grazioso svegliarino, sia nella versione col quadrante nero, come nell'esemplare che ho in collezione, ma anche in quella col dial bianco. La cassa è in ottone cromato, con un diametro di 37 mm, un lag to lag di 42, 1,4 mm di spessore e anse da 18. Il vetro è un plexi e il fondello inox è tenuto dal classico anello di serraggio a vite. Su di esso è inciso il numero di serie dell'esemplare. Il dial è di un colore nero profondo e gli indici sono rappresentati da piccoli dotti in metallo dorato applicati, ad esclusione di quello a ore 12, dove vi è un piccolissimo logo Poliot appena percepibile. Nella parte superiore del quadrante è stampato il disegno di una caravella e in quella inferiore troviamo la scritta in corsivo in caratteri latini Columbus 1492-1992. Le sfere Dufresne sono in metallo dorato e notiamo la presenza di una piccola quarta lancetta a freccia verniciata in rosso per l'impostazione della suoneria. La lunetta fissa è in ottone dorato e su di essa sono incise le tacche, i numeri romani 6, 9 e 12 e le scritte Time e Alarm in corrispondenza delle due corone. Queste hanno una testa conica e sono protette da appositi alloggiamenti incavati nella cassa.
La corona ore 4 è quella che permette la carica dell'orologio e l'impostazione dell'ora, mentre quella ore 2, di diametro leggermente maggiore, è per la funzione sveglia, la cui carica è separata, e si fa normalmente ruotando la corona in senso orario a posizione inserita. Per impostare l'ora della sveglia bisogna estrarre la corona e ruotarla in senso antiorario, fino al punto desiderato. L'impostazione è piuttosto indicativa e bisogna calcolare a occhio l'intervallo fra un dot e l'altro con una approssimazione media di circa un quarto di ora. La suoneria a carica completa ha una durata di circa 12-15 secondi e suona così. Simpatica, vero? Un ronzio che di sicuro desserà la curiosità e un sorriso negli amici a cui lo mostreremo. Il calibro, come già detto, è il 2612-1, a 18 rubini, con 18.000 alternanze ora e 47 ore di riserva di carica, e presenta la protezione antishock sul bilanciere. Sul meccanismo sono riportate le indicazioni sul numero del calibro, il numero dei rubini e la scritta SU, ovvero Unione Sovietica. E questo è il martelletto che vibrando va a battere sul piccolo cilindretto saldato all'interno del fondello per produrre il suono della sveglia. Vi mostro il funzionamento anche col calibro a vista, così da comprenderne meglio il meccanismo. Il fondello presenta una sorta di dentino che va ad alloggiarsi nell'apposito incavo nel momento in cui lo andiamo a richiudere, affinché il piccolo cilindretto vada a trovarsi nella giusta posizione. Ed ecco come appare al polso il nostro simpatico Signal. Pur avendo un diametro contenuto di soli 37 mm, sul mio polso da 18 direi che veste discretamente. E trovo che si adatti bene sia con un outfit sportivo e casual, ma anche in situazioni più formali. La sua forma classica, la doppia colorazione del metallo di cassa e lunetta, il quadrante nero e le sfere Dufresne gli donano una discreta eleganza. Potremmo definirlo un perfetto everyday watch. Bene amici, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like e un commento se vi va. E vi rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo con un altro interessante orologio russo della mia collezione. Ciao a tutti!